1385, anno della fiamma azzurra. La dea della magia, Mystra, viene assassinata all'interno del suo reame divino. Ebbene sì, come promesso a Master Ame, sul suo profilo Instagram, proviamo a fare un breve video su cosa fu la Spell Plug e su come riuscì a far incazzare praticamente mezza community di D&D, se non di più, anche perché l'altra metà ci pensò la quarta edizione, che uscì in concomitanza, quindi in un colpo solo riuscirono a fare uno dei più grandi casini editoriali di tutti. Era il 2008 e questa è la spiegazione di tutto ciò che avvenne in quell'anno fantastico. Un evento epocale, devastante, narrativamente caotico e mai davvero amato. La Spell Plug non è solo un cambiamento nella lore di Forgotten Realms, è lo spartiacque che segnò il passaggio, come abbiamo detto, alla quarta edizione. Un terremoto cosmico che rase al suolo certezze costruite in decenni di gioco, romanzi e campagne. In questo video ripercorreremo quello che successe all'interno della narrativa, della lore del gioco, dei Forgotten Realms in particolare, ma anche fuori tra manuali, strategie editoriali e decisioni, diciamo, discutibili. Parleremo di Shar, Cyric, Mystra e del modo in cui il cuore magico dei reami cadde a pezzi e tutto andò clamorosamente in vacca. Parlo ovviamente, come già detto, della Spell Plug, quella malattia magica che, a seguito della morte di Mystra, andò a distruggere la trama e tutta la magia dei Forgotten Realms. Naturalmente non andrò proprio ad approfondire tutto, sarebbe impossibile in poco tempo, ma proverò a dare una buona infarinatura per capire il contesto generale e perché ancora oggi, a distanza di più di 15 anni, fa discutere. Nei commenti potete ovviamente raccontare come l'avete vissuta voi o segnalare qualche punto che merita di essere approfondito meglio. Ora iniziamo. Si diceva appunto qualcuno ha assassinato Mystra e ciò avviene proprio nel suo semipiano, insomma a casa sua, nel cuore della magia, ovvero in quello che viene chiamato Dwemer Heart. Shar, dea dell'oscurità e dei segreti, e Cyric, dio della menzogna, della follia e ovviamente dell'assassinio, portano a termine una cospirazione pianificata da tempo contro Mystra, andando a ucciderla. Shar ha un obiettivo chiaro: distruggere la trama, eliminare Mystra e sostituire il sistema magico universale con la sua trama d'ombra, che già esiste. Una sua creazione che da tempo imita la trama e permette ai suoi adepti di eludere il controllo diretto di Mystra. Questo almeno è quello che lei crede. Cyric, maniporato e reso utile, agisce per lei. Con un colpo a tradimento uccide Mystra nel cuore del suo dominio. Nessuna battaglia, nessuna resistenza di alcun tipo. Un colpo e il pilastro dell'intero multiverso crolla. Mystra non era solo una divinità, era la trama stessa, il tessuto che reggeva ogni forma di magia esistente. Senza di lei, la magia si spezza. La Spell Plug è la conseguenza immediata. La trama scompare, la magia diventa instabile, imprevedibile, in alcune aree cessa del tutto. Zone di magia morta e altre in cui succede di tutto a caso, ovvero zone di magia selvaggia. Interi pezzi di realtà si sollevano dal suolo, dando origine alla Heartmote, ovvero isole fluttuanti nel cielo, qualcosa di simile alle isole volanti che creavano tanto tempo addietro con la magia i Netterensi. Inoltre molte creature vengono corrotte, mutate, impazziscono. Alcuni mortali sviluppano spell scars, ovvero mutazioni magiche che conferiscono poteri straordinari ma anche pericolosi. Molti maghi impazziscono, muoiono, vengono distrutti. C'è un devasto, per esempio, nell'Arruan. Ma andiamo avanti. Shar credeva che con questo suo piano la trama d'ombra avrebbe preso il posto della trama, dominando la magia. Ella però si sbagliava. La trama d'ombra è un riflesso, non un sistema autonomo. Dipende dalla trama per esistere. È più debole, più instabile, più limitata. Se la trama, diciamo, fosse tipo l'internet, la trama d'ombra sarebbe il dark web, non può esistere senza la rete principale. Per Shar, distruggere Mystra significava quindi distruggere lo stesso strumento che voleva potenziare col suo piano. Non proprio un piano geniale. A tal proposito, Ed Greenwood, il creatore dei Forgotten Realms, dirà: Shar pensa di essere più intelligente di quanto in realtà essa non sia. Ad ogni modo, la Spell Plug non è solo un evento cosmico. È un collasso logico, una catastrofe che evidenzia l'assurdità del piano stesso. Eliminare Mystra per sostituirla con qualcosa che non può funzionare senza di lei. Eppure, da quel momento, il mondo
cambia. La spell plug diventa il pretesto narrativo che segna il passaggio dalla 3.5 alla quarta edizione di Dungeons & Dragons. I sistemi classici di magia vengono abbandonati, nascono i poteri a volontà, per incontro giornalieri, incantatori e divinità non canalizzano più la trama, usano una magia libera, più simile a quella pre-Mistra, se così possiamo dire nella lore. Questo è come viene spiegato, ma completamente reinventata appositamente per il nuovo sistema di gioco. Quindi la narrazione si sta, piegando al sistema di gioco. Visto che si sta passando dalla terza alla quarta edizione con un sistema di gioco differente, anche la lore dovrà piegarsi a questo. Inoltre, con il collasso della trama, le barriere tra i mondi si assottigliano. In questo squilibrio cosmico fa la sua comparsa Abeir, un mondo gemello di Toril. Secondo le nuove rivelazioni, Abeir e Toril facevano parte di un'unica entità, Abeir Toril, separata migliaia di anni prima. Dalla volontà del dio supremo Ao, Toril venne affidato agli dei, Abeir alle forze primordiali. Nel caos della spell plug, porzioni di Abeir si sovrappongono a Toril. Territori, creature e poteri ignoti entrano in scena. È così che vengono introdotti nuovi elementi dell'ambientazione, come i Dragonborn, i regni di origine aboletica e altri frammenti di un mondo mai visto prima. A livello narrativo, Abeir rappresenta un nuovo tassello del cosmo. La sua comparsa è diretta conseguenza della morte di Mistra e del crollo dell'equilibrio magico che teneva separati i due mondi. La spell plug non è solo un cataclisma magico, ma è un evento cosmologico che cambia completamente la geografia, la storia e le leggi di Faerûn. Se il video vi sta piacendo, ricordatevi di mettere mi piace e, se non foste ancora iscritti al canale, basta un click, supportate Coboldo Channel. Torniamo ora a parlare rapidamente di questo passaggio dalla 3.5 alla quarta edizione, che non è stato solo una revisione delle regole, ma una vera e propria rifondazione del sistema. Pubblicata nel 2008, la quarta edizione nasce per rendere il gioco più bilanciato, veloce e adatto a gruppi numerosi, con un forte accento sull'equilibrio tattico. Viene introdotto un sistema di poteri standardizzati per ogni classe, a volontà, per incontro, giornalieri, e ogni personaggio rientra in un ruolo specifico del gruppo: difensore, controllore, leader, attaccante e via dicendo. Anche l'ambientazione base stessa del gioco viene in qualche modo rivoluzionata con l'introduzione del Points of Light, un modello nuovo di gioco, un cambiamento radicale nella filosofia narrativa. Invece di un mondo coeso e pienamente conosciuto, descritto all'interno dei manuali, pensiamo alla decina di manuali di Forgotten Realms che sono stati pubblicati nel corso della seconda e della terza edizione. La quarta edizione propone un'ambientazione vaga, frammentata, volutamente incompleta, un'oscurità sconfinata punteggiata da piccoli avamposti di civiltà. I castelli, le enclave magiche sono punti di luce, appunto, immersi in un mondo selvaggio, ignoto e pericoloso. Tutto quello che c'è oltre è lasciato all'invenzione del Dungeon Master. L'idea è incoraggiare la creatività al tavolo. Meno lore ufficiale, più spazio per le storie personalizzate. Nei manuali questo si traduce in descrizioni brevi e generiche dei regni, delle divinità, degli eventi storici. Quel tanto che basta per evocare un'atmosfera, ma senza chiudere nulla. Tutto il resto ci pensa il master. Ad ogni modo, la quarta edizione era attesissima. La 3.5 aveva ormai quasi 5 anni. 8 se pensiamo che l'edizione base è la 3.0 ed era del 2000. E molti fan desideravano un sistema base molto più accessibile. Wizards of the Coast la lancia in grande stile. Eventi, anteprime, manuali patinati, promesse di rinnovamento, e a livello di sviluppo la nuova edizione è frutto del lavoro di due gruppi interni molto importanti. Il team Flywheel, incaricato delle regole con Rob Hensu, Andy Collins e Mike Mears, e il team Scramjet, che lavora sull'ambientazione e la nuova cosmologia, composto da autori come James Wyatt, Richard Becker e Chris Perkins. Quindi tutti nomi molto quotati. L'integrazione nei Forgotten Realms viene realizzata tramite un salto temporale di quasi un secolo e un cataclisma magico, come abbiamo detto, lo Spell Plague. Questo evento serve a resettare la continuità narrativa e introdurre nuovi paradigmi meccanici e cosmologici direttamente nell'ambientazione. Queste premesse sembrano molto buone, ma quindi che cosa è andato storto? Prima di raccontarvi come il mondo ha reagito a tutto questo, vi dico com'è andata a me. Io avevo 18 anni all'epoca e, a parte qualche esperienza sporadica in seconda edizione, avevo giocato praticamente solo a 3.5. Adoravo costruire nuovi personaggi e passavo ore a pensare a build bilanciate, ben studiate per giocare personaggi fighi, oppure a creare aberrazioni statistiche che con il GDR non avevano nulla da fare, che ovviamente non giocavo mai. Facevo sia il master che il giocatore in almeno 2 campagne contemporaneamente e non perdevo occasione per sedermi al tavolo
tavolo quando c'era un'altra occasione. Quando sentii parlare dell'arrivo di una nuova edizione ero molto curioso ovviamente, anche se in realtà non avevo idea di cosa comportasse un cambiamento del genere. Alla fine mi convinsero ad andare a Parma per provarla. Credo fosse qualcosa come il Parma Comics, ma non ho trovato una conferma online. Secondo me era sabato 7 giugno 2008, ma internet tace. Maledetto. Se qualcuno ne sa qualcosa lo scrive nei commenti. Sta di fatto che provammo lì il gioco. L'avventura era Keep on the Shadowfell. Quella sì, l'ho ritrovata, la metto magari giù in descrizione. Non ricordo moltissimo della sessione, solo che giocavo un nano chierico fighissimo che lanciava magia raffica, saltava sugli altari e spaccava teste con l'ascia. Un classico. Ricordo anche che ci regalarono un D20 e una miniatura del nostro personaggio, in particolare a me quella del mio nano che ho ancora. Tutto molto bello, insomma. Nel viaggio di ritorno però iniziò a farsi strada un dubbio. L'idea che ogni personaggio facesse di fatto vagamente le stesse cose. Ci sembrava un po' paracula questa idea. E quel sospetto divenne certezza con l'uscita dei manuali. Il gioco in sé non mi dispiacque in realtà, ma la verità è che preferivo ciò che conoscevo e che alla fine adoravo. Ma non perdiamoci via. La vera batosta arrivò con quello che fu fatto ai reami. Anche lì provai una one shot durante un torneo, non ricordo in questo caso praticamente nulla, solamente che ricordo che introduceva la spell plug. Fu tutto estremamente confusionario e ci aprì le porte al disastro. Subito capimmo che c'era qualcosa che non andava e si avvicinava ad essere un reset totale del mondo che noi adoravamo. Di fatto avevano preso il mondo che conoscevamo e amavamo e l'avevano completamente riscritto, con personaggi scomparsi, regioni annientate, una nuova cosmologia di fatto forzata in un contesto che non ne sentiva sinceramente il bisogno. Un tradimento, insomma, così lo percepimmo e non fummo gli unici. Infatti, con la quarta edizione, i Forgotten Realms subirono una trasformazione che molti fan non esitarono a definire un massacro. Tra l'altro, proprio Wizard, un precedente, lo aveva già. Non parleranno mai. Nel 2000, con l'avventura Die Vecna Die, che chiudeva la seconda edizione di D&D, provocarono uno sconvolgimento cosmico molto simile. Il tessuto del multiverso veniva infatti lacerato, i piani si fondevano e collassavano, e la magia stessa mutava. Un modo narrativo per giustificare il passaggio alla terza edizione. Qualche anno prima, inoltre, anche con Faction War, aveva già distrutto l'ambientazione praticamente di Planescape, sciogliendo le fazioni di Sigil e gettando il setting nel caos. Entrambi gli eventi avevano di fatto lo scopo editoriale di traghettare l'universo di D&D verso nuovi manuali, ma sono stati spesso percepiti in generale come rotture arbitrarie del canone, senza una reale domanda da parte della community, anticipando di fatto le stesse criticità che sarebbero piovute sulla spell plug e i Forgotten Realms nella quarta edizione. Di fatto il mondo viene riscritto, salti temporali, continenti interi come Aberil fusi magicamente a Toril, antichi imperi cancellati, divinità morte e sparite nel nulla e personaggi iconici eliminati o trasformati. Come abbiamo detto, non fu solo il contenuto a cambiare, ma anche l'approccio. Wizard scelse di modellare l'ambientazione in funzione del sistema regolistico e non il contrario. Questo è un errore terribile. Le modifiche al modello cosmologico, l'introduzione di elementi come i The Mines of Threads o le Shadowfell, riflettevano il tentativo di unificare tutto sotto un'unica struttura coerente con il regolamento. Il risultato? Un'ambientazione che non sembrava più quella che di fatto avevamo amato, che tutti avevano amato per decenni. La risposta dei fan fu durissima. Su forum storici come nwordrpg.net o il forum di The Order of the Stick, vivissimo all'epoca, esplosero in fortissime critiche. Parole come soulness, come generic, come betrayal diventarono frequentissime. Su Candlekeep, altro storico hub dei Forgotten Realms online, se non lo conoscete andateci perché è una vera figata, molti utenti, se non la maggior parte, dichiararono apertamente di ignorare tutto della nuova lore. Ricordo che lo stesso avveniva sui forum italiani. Gli utenti più affezionati ai reami dicevano chiaramente che Wizard resetta tutto e fa finta di nulla, magari con escamotage tipo apriamo portali spazio-temporali e la chiude lì, oppure noi ci fermiamo al 1374 e ciao a tutti, non compriamo più nulla. Collezionisti che avevano tutti i manuali dei reami si rifiutarono di acquistarne di nuovi, anche solo per averli incellofanati da tenere da collezione. Insomma, per farvi capire l'importanza dell'evento, citerò solo alcune cose accadute al Pantheon principale. Savras, divinità della divinazione, morì a seguito della dissoluzione del piano natale di Mistra. Della serie Signori
indovino! E lui, chi è? Minchia, cominciamo bene, ho pensato. Quindi questo è già un primo punto che a me fa molto ridere. Però ci sta anche, perché dall'altra parte Savras si trova contro la divinità delle menzogne, Cyric, e contro quella dei segreti, Shar, quindi va bene. Azut, divinità della magia e degli incantesimi, protettore dei maghi, fu gettato dal piano astrale di Mistra, dove anch'egli risiedeva, direttamente nei 9 inferi, dove Asmodeus rubò la sua essenza divina, fondendosi con lui e diventando una divinità. Questo, diciamocelo, è un po' una figata, e quindi bello, mi piace questo escamotage. Cyric fu processato da un tribunale formato da Lathander, Sun e Tyr. Lo dichiararono colpevole dell'omicidio di Mistra e lo condannarono alla prigionia nel suo piano di dominio, il trono supremo. Cioè, praticamente agli arresti domiciliari. Ha solo creato il più grande bordello della storia e la condanna è metterlo agli arresti domiciliari. Pare però che la sua ringa difensiva iniziasse con «Se su Thoril esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello», pare che questo l'abbia salvato, sì. Passiamo alla Thunder, il quale si trasformò di nuovo in Amaunator, quindi da divinità del sole a divinità del sole. Robe a caso, che confondono un po'. Roba figa però che mi viene in mente parlando di questa divinità morta, Amaunator. Era una divinità morta, perché non lasciarla morta? Vabbè, diciamo, cose fighe su questa divinità è che in terza edizione c'era un manuale che permetteva di avere una classe di prestigio che prendeva potere da lui. In realtà non prendeva potere da lui perché lui è una divinità morta, ma lo prendevi da Lathander. Tu pregavi una divinità morta e Lathander diceva sì, stai pregando comunque il sole, io rappresento quel campo, va bene, te li do io i poteri. E niente, era una cosa bellissima. Questa CDP la trovate su Imperi Perduti di Faerûn. Infine, Malar, la divinità delle bestie, bestiale, rimase indebolito a tal punto e si dice che sia stato ucciso dalle sue stesse bestie. Che sega. A parte questo sterminio patetico per certi versi, vi erano inoltre critiche generiche a questo sviluppo. Ecco altre che ne ricordo. Era appena venuto il periodo dei disordini, la stessa divinità suprema Lord Ao era dovuto intervenire. Ciò aveva portato alla morte di Mistra, poi pseudo reincarnatasi nella maga mezzanotte. Perché fare di nuovo la stessa cosa? Dopo così poco tempo? In una maniera ancora più drastica? Ma soprattutto ci si chiedeva, Lord Ao aveva praticamente detto che gli dei dovevano avere cura del loro, gregge di veneratori, evitare che tutto andasse in vacca. Perché non annulla immediatamente sta cazzata dell'omicidio di Mistra che manda tutto non in vacca, ma in stravacca? Quantomeno poteva provare a mantenere viva sta trama e darla, a qualcun altro, per esempio a Cyric. Sarebbe stato quantomeno divertente, sai che risate? Invece Lord Ao si fa bellamente i fatti suoi. Abeir e Thoril non erano la stessa cosa? Spiego meglio. Io ricordo che è sempre stato detto che Abeir fosse l'antico nome di Thoril, figlio dall'inizio. Tra l'altro questo nome era stato inserito dall'editore, quindi non direttamente da Ed Greenwood, per rendere Thoril il primo pianeta di ambientazione in ordine alfabetico. Abeir viene molto prima di Thoril, quindi chiamare Thoril Abeir, Thoril, vabbè. Di colpo questa cosa non è più così. Si dice, no, Abeir in realtà non è il vecchio nome di Thoril, ma esisteva un altro pianeta gemello e quindi abbiamo Abeir e Thoril. Escamotage che ci può stare. Domanda poi importantissima. Perché se la trama sparisce tutte le creature magiche non tirano le cuoia immediatamente? Ditemi, sei un beholder, puoi tirare avanti senza volare, annullare magie con l'occhione, sparare raggi disintegranti? Io credo proprio di no. E poi, se uno è resistente alle armi non magiche e ora non esiste la magia, come lo picchi? O anche quelle resistenze sono date dalla magia e quindi puoi picchiarlo ugualmente? Per provare a sciogliere questi dubbi, gli autori hanno provato a spiegare che Mistra ingabbiava in realtà la magia, ma con la sua scomparsa essa tornava libera nel mondo, motivo per cui ci sono terremoti magici che fanno sollevare le isole volanti. Ma Mistra è sempre stata presentata come la magia stessa, motivo per cui durante il periodo dei disordini Mistra aveva lasciato alla maga mezzanotte parte del proprio potere magico, in modo tale da sopperire alla sua morte che in qualche modo aveva previsto. Però questo l'abbiamo dimenticato.
L'impressione è proprio questa, che ci sono così tante cose da ricordare che si è deciso di resettare tutto per avere molto meno da ricordare. Questa è la realtà. O almeno questo è quello che penso io. E di fatto è la realtà. Tra parentesi, se volete sapere qualcosina di più sul periodo dei disordini, possiamo provare a vedere meglio un po' quello. In realtà il periodo dei disordini a me piace tantissimo, a differenza della Spell Plug. Quindi probabilmente è tutta una cosa generazionale? No! Tornando all'incoerenza su Mystra e magia che erano la stessa cosa, i fan hanno discusso molto di questo e in generale i chilometri e chilometri di thread trattato sui vari forum condannavano, gli autori per questo tentativo di aggirare tutto. A rendere ancora più pesante lo scalpore che fece questa gestione dell'ambientazione, c'è anche il fatto che di botto i reami ebbero un salto temporale in avanti di quasi un secolo. Per un'ambientazione come i Forgotten Realms, questa fu una ferita devastante. I reami fin dalla seconda edizione infatti erano cresciuti insieme ai giocatori, insieme ai romanzi, alle riviste, alle avventure. Le trame si muovevano in avanti con lentezza, passo dopo passo, e ogni evento era integrato nel presente del gioco, Quindi passavano, tot mesi nel mondo reale nostro, e nell'ambientazione ne passavano altrettanti, con una scadenza abbastanza regolata, se non ricordo male. Qui, da un momento all'altro, si vola in avanti di 100 anni. Questo salto temporale di 100 anni spezza brutalmente quel legame narrativo che è tanto caro ai fan. Regni interi furono cancellati o rimpiazzati, intere campagne divennero preistoria. Fu come se la Wizard avesse premuto avanti veloce su una storia che non era nemmeno sua, ma di cui autori e fanbase erano in realtà i veri possessori, e la Wizard solo una custode che doveva permettere che procedesse. A tal proposito, un colpo devastante arrivò da Salvatore. Re Salvatore, lo scrittore simbolo dei reami, autore della saga di Drizzt Do'Urden, fu incaricato di scrivere romanzi ambientati nella nuova continuity post-Spell Plug. In più occasioni egli ha dichiarato pubblicamente il suo disagio a riguardo. In un'intervista a Sword and Laser, casualmente ora il video è privato, ma abbiamo un sunto che alcuni utenti su forum hanno tenuto, e gli dice più o meno questa roba qua. La quarta edizione è stato uno shock. Ero lì seduto a pensare. Umani di 140 anni non combattono molto bene. Si riferiva al fatto che doveva continuare le sue storie portandole avanti di 100 anni. E in realtà a quel punto ho scritto una lunga lettera a Wizard e ho detto: per favore, non fatelo. Ci sono altri modi per ottenere ciò che volete. E intendo che con volete intendesse proprio resettare la lore per renderla più fruibile. Sempre nell'intervista, poi, quando io e Ed Greenwood uscimmo da quella stanza, da quella riunione del 2006, dove ci fu detto del reboot per la quarta edizione, Ed mi guardò e pensai che si sarebbe messo a piangere. Voglio dire, questi erano i suoi reami, che gli erano stati portati via essenzialmente da questo grande cambiamento. E mi chiese cosa avremmo fatto. Io, a quel punto, risposi: saremo più intelligenti di loro. Penseremo a lungo termine. Abbiamo iniziato a pianificare nel 2006 come avremmo risolto la situazione per loro. Questo è molto interessante perché ci fa vedere come spesso gli autori sono costretti a rimaneggiare, a rilavorare decisioni prese dall'alto e provare a salvare qualcosa che già è ampiamente chiaro non vada nella giusta direzione. Per chi fosse interessato a questa intervista vi lascio il link qua sotto, sperando che magari un giorno riparta, e se lo trovate ovviamente nei commenti inseritelo. Insomma, in questa intervista Salvatore ci dice come la morte di Mystra e la Spell Plug fossero già state scelte 2 anni prima a tavolino, e che il lavoro che lui doveva fare era rendere digeribile di fatto la nuova linea. Anche Ed Greenwood, di fatto, che ricordiamo essere il creatore dei Forgotten Realms, pur non rompendo mai completamente con Wizards, ha lasciato intendere che non tutti i cambiamenti erano farina del suo sacco, e ci credo, hanno buttato una bomba devastante. Cioè, il mondo che lui aveva costruito, stratificato, con coerenze, ricco di storie, ma anche contraddizioni di fatto, fu semplificato e ristrutturato secondo delle logiche di accessibilità e immediatezza. Il progetto di Points of Light, inoltre, quello che abbiamo già citato prima, rendeva questa nuova visione molto più leggera, meno focus sulla geopolitica, più spazio per isole di civiltà circondate da pericolo, dove il master potesse fare il proprio mondo, in un vuoto narrativo di fatto che doveva essere più flessibile. Ma quelli erano i Forgotten Realms.
non erano nati così, non erano pensati come uno sfondo neutro da riempire, erano un mondo vivo con una sua identità forte, con migliaia di pagine scritte, con decine di manuali e romanzi, e per molti ridurre questa identità in una serie di punti luminosi nella nebbia fu una decostruzione di fatto sbagliata, se non peggio. E non aiuta nemmeno il fatto che riviste come Dragon o Dungeon Magazine, convertiti poi al formato digitale, cominciassero a proporre articoli che trattavano la lore vecchia con un certo grado di fastidio, se non sufficienza, come una zavorra da portarsi dietro. L'impressione fu che Wizard of the Coast volesse resettare in generale come una tabula rasa tutto per attirare nuovi giocatori e sganciarsi dalla complessità del passato. Di fatto, come sappiamo bene, questo fu il contrario. La risposta fu l'esatto contrario, non nuovi giocatori, ma l'addio di vecchi giocatori. La fandom rispose in maniera devastante, abbandonando il gioco, quindi benvenuto Pathfinder. Altri invece continuarono a ignorare la quarta edizione in generale e la sua lore dei reami, continuando a giocare a terza edizione. Tutto questo non sarebbe finito che con la quinta edizione. Per dare una conclusione a questa storia, parliamo infine del Sundering. La quinta edizione di D&D fu di fatto un salto indietro che però portò molto avanti. Wizards of the Coast si rese conto che la quarta aveva buttato via anni e anni di sviluppo, diviso tantissimo i fan, anzi non proprio diviso, in realtà li aveva uniti contro di loro, che è peggio, snaturato il sistema e soprattutto devastato il mondo di gioco. Serviva una restaurazione. The Sundering fu la risposta, un evento multimediale coordinato pensato per traghettare i Forgotten Realms fuori dal caos della Spell Plug e restituirli ai fan in una forma più familiare. Un progetto di fatto su più fronti, come abbiamo detto. Sul fronte narrativo furono scritti romanzi da autori di punta come appunto abbiamo detto prima Salvatore, Camp o Evans, per esempio, che raccontarono la transizione del mondo verso una nuova era. Non erano semplici romanzi ambientati nei reami, ma il cuore della nuova lore di questo reset ennesimo narrativo, il reset del reset. Furono fatti un sacco di eventi nei negozi, nei gruppi, come per esempio l'Adventure League, che molti ricordano con molto piacere. Furono proposte campagne ufficiali legate al The Sundering, con esiti che venivano raccolti e potevano teoricamente influenzare la continuity del mondo. Poi avventure ufficiali più importanti come Murder in Baldur's Gate o Legacy of the Crystal Shard furono le prime avventure a segnalare il cambio di tono. Seguì infine Tyranny of Dragons, pensata per essere giocata infine con le nuove regole della quinta edizione. Infine, ovviamente, vennero rilasciati manuali e articoli digitali, un contenuto di supporto per ambientare le partite al mondo in trasformazione, così da legare strettamente la narrazione al gioco del tavolo. Quindi un grande ritorno alle origini. Cancellare così il disastro e riportare i reami a una condizione più familiare. La trama quindi fu ripristinata, Mystra tornò per la 187esima volta, molti cambiamenti più discussi vennero annullati, ridotti, dimenticati o trattati come eccezioni. Il mondo stesso sembrava aver risistemato, le cose, quasi come se fosse stata data una grande mano di vernice per nascondere la confusione precedente. In realtà, però, per molti dei vecchi giocatori la patina sotto non è completamente dimenticabile. Infine, il The Sundering non fu un reset in stile retcon totale, come molti volevano di fatto, ma di fatto eliminò l'impronta della quarta edizione dei Forgotten Realms, o almeno ci provò. Si tornò a un'ambientazione simile a quella pre-Spell Plug, con le stesse atmosfere, le stesse divinità, gli stessi toni narrativi, anche se alcune cose ovviamente erano cambiate. La quinta edizione fu lanciata con attenzione, in punta di piedi, facendo leva sulla nostalgia e sul recupero di questo spirito condiviso, che era mancato alla quarta edizione. Ma soprattutto col ritorno di Berta, la dea della gamba aperta. Col ritorno di Mystra, la dea della magia. Siamo arrivati quindi al termine del video. Ho raccontato tutto cercando di essere il più leggero possibile, ma non credo di esserci riuscito. Sono anche sicuro di aver lasciato aperto tantissime cose da approfondire e sono altresì sicuro che troverete pane per i vostri denti nell'internet o comunque facendoci domande qua sotto, ovviamente. Vi lascio qualche dritta qua in descrizione per andare a vedere subito. Sentitevi liberi ovviamente di commentare, dare consigli, chiedere o approfondire. Anzi, se avessi detto inesattezze o fossi stato poco chiaro, segnalatelo perché questo video deve essere anche questa cosa.
come potete immaginare, sono anche andato molto a memoria, come ho detto, e quindi potrei qualcosa ricordarlo male. Quindi ci sta che correggiate. E se siete arrivati fino a qui, grazie e complimenti perché è stata una vera e propria cavalcata. Ad ogni modo vi ricordo di mettere mi piace e iscrivervi al canale nel caso in cui il video vi sia piaciuto. Se foste già iscritti, condividetelo con qualcuno, così sostenete Koboldo Channel. Da Fabio è tutto, alla prossima!